È stato da poco rilasciato il terzo DLC di Xenoblade Chronicles 3, che oltre ad un nuovo personaggio aggiunge anche nuove sfide, e per l'occasione oggi vi andrò a mostrare una particolare classe spoiler disponibile nell'endgame, tanto sottovalutata quanto incompresa per via di fuorvianti descrizioni presenti nelle schermate del menu. Quindi vi andrò a far scoprire come utilizzandola nel modo corretto e comprendendone il suo reale funzionamento sarà possibile affrontare tutte le sfide del DLC ad occhi chiusi. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre, se gradite questo tipo di contenuti, a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, la classe di cui vi parlavo era Evocatore Reale, che sarebbe la classe spoiler disponibile in endgame associata a quella di Melia. In questo video vi andrò a far vedere come nel gioco siano del tutto assenti determinate descrizioni e come questa classe abbia delle abilità passive di cui il gioco non ve ne fornirà mai una descrizione precisa, partendo proprio dalla prima, Boost Elementale, che dà un 40% in più di danni inflitti con ogni scarica elementale fino ad arrivare ad un massimo di 400%, che è una cifra già di per sé enorme. Ora, cos'è questa scarica elementale? Uno potrebbe pensare che sia la seconda mossa, questa che vedete alla vostra sinistra. In realtà è parzialmente vero, perché in questa particolare classe esistono due modi per scaricare gli elementi e ve lo andrò a far vedere subito tramite la battaglia. In realtà ogni mossa che vedete della classe di Melia, quindi evoca elemento, ombra incatenante e le altre due che non sono disponibili al momento, perché ho scelto volontariamente di non utilizzarlo, hanno un'abilità passiva che generano un elemento. Ad esempio, se adesso premo ombra incatenante, vedrete sulla testa di Noah apparire un elemento. Vedete? È apparso l'elemento terra. Questo perché è conferito proprio dall'abilità passiva del personaggio, tramite cui ogni tecnica che utilizzerà fornirà un determinato elemento. In particolare, evoca elemento non evocherà uno, bensì due. Il primo dato dall'abilità passiva della classe, il secondo dall'abilità attiva, cioè che evoca un elemento. Come vedete arriviamo a 3 elementi, perché ne ha evocati 2 anziché 1 come si potrebbe pensare banalmente. Ebbene, una cosa che il gioco non dice mai esplicitamente è che esiste un altro modo di effettuare la scarica elementare e non è dato dalla mossa che vedete alla vostra sinistra, ossia scarica elementare, quella che come descrizione ha rilascia elementari. Il secondo modo, quello che non viene mai detto, è appunto fullare Noah di elementi. In questo caso già ne abbiamo 2. Adesso, quando andrò a premere ombra incatenante, arriveremo a 3 elementi. E adesso siamo già full di elementi, perché il numero massimo di elementi che si possono evocare è appunto 3. Cosa succede adesso quando premo un'altra tecnica? Succede che tramite l'abilità passiva verrà generato un quarto elemento, solamente che il gioco è programmato in maniera tale che solo 3 elementi possono essere mostrati a schermo, quindi quello in eccesso verrà scaricato automaticamente sul nemico. Adesso osservate attentamente l'ordine in cui sono gli elementi sulla mia testa. Sono andando da sinistra verso destra, terra, acqua e terra. Adesso guardate cosa succede una volta che io premo ombra incatenante. Cambierà la disposizione degli elementi. Adesso sono acqua, terra e fuoco. Cosa è successo? È che ombra incatenante ha triggerato l'abilità passiva di generare un elemento. Quindi una volta creato questo quarto elemento, uno dei 3 precedenti che avevo già evocato verrà rilasciato automaticamente sul nemico. Adesso se provo di nuovo ad evocare un elemento che ne evoca 2, 2 elementi verranno rilasciati sul nemico. Guardate come cambia la conformazione degli elementi. Adesso sono da sinistra verso destra, acqua, terra, fuoco. Guardate dopo che premo la tecnica.
cambiano completamente perché sono stati rilasciati due elementi. E questo è il secondo modo di effettuare una scarica elementale che non viene mai detto esplicitamente nel gioco. Perfetto. Andiamo a vedere la seconda tecnica, Essenza d'Etere, che dà un più 30% di danni inflitti per gli alleati e meno 15% di probabilità di parata per i nemici. Anche questa abilità è particolarmente utile, sia per la quantità di danni aumentata, ma soprattutto per il meno 15% di probabilità di parata. Vi ricordo che la parata, quando viene effettuata da un nemico, non solo dimezza i danni che voi gli fate, ma bloccando l'attacco vi impedirà di mettere a segno colpi critici, e sarebbe questo il malus più grave afflitto. E infatti con meno 15% di probabilità di parata da parte del nemico, non solo c'è più probabilità che i vostri attacchi non vengano parati e quindi effettuerete pieni danni, ma aumenterà anche la vostra probabilità di colpo critico, facendo un per 1.25, che sarebbe il moltiplicatore del critico, di danni in più. Passando alla terza abilità c'è Super Blocco Etereo, che dà un più 20% di difesa d'etere. Sebbene possa sembrare utile, in realtà non lo è, in quanto le percentuali funzionano bene solamente con valori alti. In questo caso, guardate in basso a sinistra, la nostra difesa d'etere è del 18% e il gioco già calcola questa difesa con questa abilità, il che significa che la nostra difesa d'etere prima era del 15%, e con un 20% in più arriva appunto al 18%. Abbiamo avuto un incremento del 3%, praticamente nullo. Quindi questa abilità è particolarmente inutile. Invece la quarta ed ultima è molto interessante, ed anche in questo caso il gioco non fornisce descrizioni. Ovvero, di qui non mi muovo fornisce un più 100% di danni elementali e più 50% di effetto per i bonus elementali, ma non dice né cosa siano i danni elementari né cosa siano i bonus elementali. E qui intervengo io perché ci sono un bel po' di cose da sottolineare per questo. Allora, vi ho fatto vedere prima che utilizzando una qualsiasi tecnica di evocatore reale, ad eccezione di scarica elementare, genera passivamente un elemento. Ed è proprio a questo elemento che si riferisce il più 100% di danni elementali. Perché ci sono tre possibili elementi in questo gioco, ossia fuoco, terra ed acqua, ognuno dei quali avrà effetti diversi. Quindi il 100% in più di danni non si riferisce al danno normale d'attacco, bensì al danno elementale di questi elementi evocati. Quindi, detto in altri termini, vale solamente sulla classe evocatore reale questa abilità, perché tutte le altre non hanno gli elementi, né possibilità di evocare gli elementi. Quindi cosa significa questo? Vi devo parlare delle varie funzionalità dei tre elementi. Infatti ogni elemento avrà un'abilità passiva ed un'abilità attiva, ossia l'elemento fuoco, una volta scaricato, quindi una volta ho generato il quarto elemento oppure selezionata la tecnica scarica elementale, genererà un attacco che sarà non incentrato su un singolo nemico, ma avrà un'area d'effetto ed il potere sarà del 200% di moltiplicatore dell'attacco, mentre come abilità passiva avrà il 5% in più di aumentare il danno del personaggio sul quale è evocato. In questo caso, se ad esempio su Noah abbiamo 3 elementi fuoco, avrà un aumento del danno del 15%, perché ogni sfera aumenta il danno del 5%. Passiamo invece all'elemento terra. L'elemento terra, una volta scaricato sul nemico, infliggerà innanzitutto il malus avvelenamento, quindi il nemico subirà dei danni nel tempo, e poi nel momento dell'hit contro il nemico si avrà un attacco del 200% del danno. Mentre come abilità passiva questo elemento di tipo terra ridurrà il danno subito del 5%. Questo ovviamente per ogni sfera, il che significa che avendo 3 sfere terra evocate sopra Noah si potrà avere una riduzione del danno di ben 15%. Passiamo invece al terzo ed ultimo elemento che si può evocare, ossia l'acqua.
L'acqua una volta scaricata sul nemico farà un danno del 150% e curerà il giocatore del 10% del danno inflitto, fino ad arrivare al valore massimo dato dalla cura del personaggio, in questo caso, come vedete in basso a sinistra, di 220. Mentre, come abilità passiva, la sfera di tipo acqua curerà l'1% del numero massimo degli HP del personaggio per ogni sfera ogni 3 secondi, il che significa che avendo 3 sfere verranno curati il 3% del numero massimo di HP per ogni personaggio. Bene, e questo spiega sia cosa significa il 100% di danni elementali, sia il 50% di bonus elementari. I danni elementali sarebbero quelli attivi, cioè quando con la sfera urtate il nemico in seguito ad una scarica elementale. Il 50% di effetto dei bonus sarebbero questi bonus passivi che vi ho elencato, ovvero quello di aumento del danno, di riduzione del danno e di cura degli HP. Come abilità magistrali utili da avere su Melia sono 3. Il primo è l'assalto critico, in quanto lei, essendo un attaccante, è necessario aumentare quanto più possibile il valore del colpo critico, perché ricordate, questo non sta aumentando il tasso di colpo critico, bensì il danno stesso. Seconda abilità da avere è punti deboli evidenti, che aumenterà del 2% il valore iniziale di colpo critico fino ad arrivare ad un massimo del 100% per ogni critico andato a segno, il che significa che una volta fullato arriveremo ad un 96% di colpo critico, perché guardate in basso a sinistra noi partiamo da ben 48%. Terza ed ultima abilità, attacco nascosto, che ridurrà l'ira generata dagli attacchi, e questo è fondamentale in quanto questa classe è particolarmente incentrata sull'attacco e quindi sull'effettuare enormi danni. Passando alle gemme da avere su questo personaggio, innanzitutto analisi debolezza, che aggiungerà una percentuale di danni da colpo critico, e quindi questo si sinergizza perfettamente con l'abilità che abbiamo visto prima, ossia assalto critico. La seconda gemma da avere invece è combo potenziata, che aumenta i danni inflitti dopo un collegamento, e questa è da inserire proprio perché è una classe incentrata sull'attacco. E infine sete di sangue, che si sinergizza alla perfezione con l'abilità attacco nascosto, e quindi già questa aveva una riduzione del 65% dell'ira. Assieme a sete di sangue, meno 35%, praticamente non genererete ira sui nemici, e questo vi permetterà di procedere tranquillamente nell'attacco senza preoccuparvi che il nemico vi attacchi. Invece, come accessori sono fondamentali Anello di Saturno, per lo stesso motivo detto prima. Siccome è una classe attaccante bisogna aumentare quanto più possibile l'attacco. Anello di Mercurio, motivo molto simile, deve aumentare la probabilità di colpo critico, anche perché diciamo l'elemento chiave del set è proprio l'abilità boost elementale, e quindi questo, una volta raggiunto il 400%, farà danni enormi, e noi dobbiamo avere il critico aumentato al valore più alto possibile, anche perché abbiamo un'altra abilità, ossia questa, che aumenta il critico solamente dopo aver effettuato un altro colpo critico, e quindi bisogna aumentare il valore di base il più possibile. L'ultimo accessorio che vi consiglio di usare è fasce sintetiche, che aumenta ancora di più l'attacco del personaggio, in questo caso contro i nemici lanciati. Ricordate che i nemici lanciati già hanno come malus che subiscono il 150% dei danni, quindi in aggiunta a questo valore cresce sempre di più e vi permetterà di one-shottare i nemici facilmente. Per quanto riguarda le tecniche, come già detto, ogni tecnica di evocatore reale genera passivamente un elemento, tranne scarica elementare. Evoca elemento ne genererà 2 perché lui già attivamente ne genererà un altro. E gli elementi evocati possono essere di 3 tipi, come vi ho detto prima, fuoco, terra e acqua, ognuno con bonus attivi e passivi. Scarica elementare serve, diciamo, a scaricare tutti gli elementi evocati dal personaggio fino a quel momento, con un moltiplicatore buono del 340%, e come se non bastasse ha un effetto del più 150% di danni elementali.
Ombra incatenante è da avere assolutamente. Per quale motivo? Non tanto per il bonus, ossia l'immobilità, perché sui nemici di endgame sarà praticamente impossibile applicargli malus per la loro elevata resistenza ai malus stessi, ma è fondamentale avere ombra incatenante perché è una tecnica di ruolo, il che significa che andrà poi a caricare la tecnica personale con le azioni di ruolo. Come tecnica magistrale ci sta idroesplosione da avere assolutamente, perché sia per il moltiplicatore buono del 400%, ma anche perché è un attacco di tipo etere, e inoltre al 50% di probabilità di annullare la difesa nemica. Poi anello di rose, anche questo è fondamentale perché questo genera un campo che riduce la ricarica degli attacchi, quindi in questo modo potremo evocare più velocemente gli elementi e scaricarli di conseguenza, e quindi di conseguenza aumentare anche il boost, perché ricordate, ogni volta che scaricate un elemento infliggerete il 40% di danni in più fino ad arrivare al 400%, che sarebbe l'ideale. E infine flusso brillante, questo per due motivi, sia per applicare break al personaggio, ossia fiaccamento, sia perché è una tecnica posizionale e quindi è coinvolta nelle azioni di ruolo e serve a caricare genesi elementale. E su di questo ci sono una miriade di cose da dire. Innanzitutto c'ha il moltiplicatore più grande dell'intero gioco, 1050%, e questo c'ha un moltiplicatore indipendente, il che significa che questo viene calcolato solamente alla fine del danno. Quindi si trova nella stessa parte della formula del danno dove si trova il danno da colpo critico, cioè il per 1.25. Tradotto in parole semplici, è la tecnica magistrale più OP presente nel gioco. Anche la barra di ricarica con solo 4 azioni di ruolo è abbastanza svelta da caricare. E qual è l'effetto? Scarica tutti gli elementali. Ed anche qui c'è un'osservazione da fare, perché questo va in contrasto con l'abilità boost elementale che abbiamo visto prima. Vale a dire, utilizzando questa scaricherete sì gli elementi, ma non otterrete il boost. Questo perché? Perché diciamo gli elementi vengono più che rilasciati sul nemico consumati. Quindi vi sconsiglio di usarla nelle battaglie, se non una volta raggiunto il 400% di boost massimo. Quindi all'inizio della battaglia usate sempre scarica elementale, oppure il secondo metodo per scaricare gli elementi, che consiste semplicemente nell'evocare il quarto, ma non usate mai questo perché vi consumerà tutti gli elementi senza darvi nessun boost di questo tipo. Quindi utilizzandolo non otterrete quel famoso 40% in più della carica. Bene, mi sa che abbiamo detto tutto sulla classe. Andiamola a vedere, andiamola a testare contro il nemico più forte del gioco, ossia Seratina l'Angelica. Allora, la prima cosa che dovete fare è passare alla forma Euroboss con Yuni, e poi applicare il più velocemente possibile i bonus ai vari personaggi, quindi spammando difesa tifonica per curarli e santuario di piume per aumentare i bonus su di loro. In questo caso continuerò a spammarli fin quando, diciamo, non sarà completamente scarica. Come vedete già stanno aumentando i bonus sui vari personaggi. E nel frattempo io li sto pure curando con difesa tifonica. Bene, una volta fatta questa fase preliminare, passiamo a Noah, per farvi vedere come funziona questa classe di Melia. Abbiamo già due elementi, quindi due elementi di tipo fuoco. Adesso uso flusso brillante per cercare di applicare fiaccamento al nemico. Uso anche ombra incatenante perché è posizionale, quindi mi caricherà la tecnica personale. Genesi elementale solo, ricordatevi, non usatela perché vi consumerà tutti gli elementi che avete senza darvi boost. Per andare al boost utilizziamo semplicemente evoca elemento, che già di per sé rilascia automaticamente due elementi. Non so se avete visto, ma due elementi sono stati rilasciati. Una cosa fondamentale da dire è che il boost non sarà quello del 40%, non sarà in base a quanti elementi scaricherete sul nemico, ma in base all'azione stessa
di rilasciare elementi, il che significa che prima, quando ne ho rilasciati 2, non mi ha dato un 80%, ma mi ha dato solamente un 40%, perché il boost viene calcolato semplicemente sull'azione di scaricare gli elementi e non su quanti ne vengano effettivamente rilasciati. Adesso, ad esempio, abbiamo effettuato il rilascio degli elementi 2 volte, il che significa che abbiamo già un boost dell'80%. Noi dobbiamo farne altre 8 per arrivare al massimo del 400%. Bene, continuiamo con Evoca Elementi, che ne rilascerà altri 2 di elementi. Quindi col boost siamo adesso a 120%. Ombra Incatenante ha un'abilità passiva che genera già un elemento, quindi ne abbiamo un altro ancora. Siamo a 4 elementi scaricati. Dobbiamo scaricarli 10 volte per raggiungere il picco massimo del 400%. Ok, siamo a 5 elementi scaricati. Abbiamo già un boost del 200% adesso. Adesso uso Ombra Incatenante che ne rilascerà un altro. Siamo a 6 elementi, o meglio, siamo a 6 azioni di rilascio effettuate. Quindi abbiamo un boost del 240% in attacco adesso, roba pazzesca. Rifacciamolo di nuovo. Boost del 280%. Facciamo Evoca Elemento, ne rilascia 2 ma il boost è solo 1 del 40%. Quindi arriviamo a 320% di boost. Uso Flusso Brillante cercando di applicare il break. Evoca Elemento di nuovo. Ombra Incatenante. Praticamente siamo arrivati già quasi al massimo del boost. Siamo già quasi a 400%. Se ho contato bene manca solo l'ultima scarica di elementi. Evoca Elemento. Ok, mi sa che l'abbiamo fatto 10 volte l'azione di scaricare gli elementi, quindi abbiamo già raggiunto il massimo di 400%. Per sicurezza, in caso avessi contato male, continuerò ad effettuare un altro paio di azioni di scaricare gli elementi. Ora vi chiederete come mai io abbia inserito scarica elementale se è praticamente inutile scarica elementale, perché già abbiamo l'abilità passiva di scaricare gli elementi semplicemente aggiungendone un quarto alla coda degli elementi. In realtà scarica elementale mi servirà poi nell'assalto di gruppo. Vi farò vedere in seguito. Adesso abbiamo 3 sfere d'acqua, il che significa che abbiamo già un bonus di cura. Infatti se vedete sopra la testa di Noah esce 550 scritti in verde, il che significa che ci sta curando, perché le sfere di tipo acqua curano il personaggio. E quando rilasciati invece fanno un danno del 150% e curano anche il personaggio. Adesso volendo posso usare Genesi Elementare giusto per far vedere l'animazione, anche se consumerà tutti gli elementi, ma onestamente non è... Guardate che danno ha fatto, pazzesco. Onestamente non è importante il fatto che mi abbia consumato gli elementi, perché non mi servono più teoricamente gli elementi, in quanto ho già raggiunto il 400% di boost. Adesso aspetto che venga lanciato il nemico e dopo attivo l'assalto di gruppo. Nell'assalto di gruppo faremo danni ingenti, grazie anche ad Ashera. Spero che qualcuno riesca a fiaccare il nemico. Io adesso ho 2 elementi di tipo terra. La terra ricordo che riduce ogni sfera riduce il danno del 5%. Un'altra cosa da tenere a mente è che una volta morto il personaggio perderete il boost, quindi perciò ho utilizzato le abilità e le gemme di riduzione dell'ira per evitare che il nemico puntasse Noah, lo uccidesse, perché essendo un attaccante a scarse difese, e di conseguenza una volta morto avrei perso tutto il boost di 400% di danni. Ok, l'hanno fiaccato. Adesso aspetto che qualcuno lo atterri e dopo attivo l'assalto di gruppo. Ottimo. Mi sa che posso già... Ecco, adesso posso attivare l'assalto di gruppo. Ora, come utilizzarlo? Innanzitutto utilizzate Ashera, in quanto darà carica di energia che ha un moltiplicatore del 150%. Ok, utilizziamo Noah con Evoca Elemento, già che ne abbiamo 3 di elementi, il che significa che uno verrà scaricato automaticamente. Ottimo, e passiamo a Taion.
Sperando che non vada in overflow. No, non dovrebbe andare in overflow. Ok. Adesso siamo Sena per arrivare al 99 di punti tattici, 99%. E infine Ashera, che mi ripristinerà i 3 personaggi utilizzati in precedenza, e oltre che garantendomi un incredibile, e oltre ad applicarmi una carica di energia per tutti gli alleati, che sarebbe, diciamo, il bonus più OP del gioco, aumentandomi i danni del 150%. Già qui potete vedere gli ingenti danni sul nemico, ma non è niente rispetto a quello che succederà dopo. Adesso, per esempio, abbiamo carica di energia su Noah, e quel simbolo della spada bianca su sfondo blu. Utilizzerò ancora Noah con Evoca Elemento. Adesso non voglio rilasciare tutti gli elementi perché lo voglio fare solamente a fine assalto di gruppo, quindi utilizzo Noah. Come vedete, già il danno enorme che ha fatto. Ha consumato carica di energia, quindi successivamente gliela dovrò rimettere utilizzando bandiera risonante della classe portabandiera. Adesso utilizzo un tanker per assicurarmi che Noah venga ripristinato nel successivo ordine. Quindi è fondamentale avere qualche tanker nell'assalto di gruppo. Come vedete già Noah non abbiamo ancora finito l'attacco e stiamo one-shottando il nemico. Ottimo. Adesso uso Sena perché mi dà un 100% di probabilità attacchi imparabili. Ok, non voglio utilizzare Noah, adesso utilizzo Taion. Utilizzo Taion con Evoca Elemento. Ottimo. E adesso utilizzo Sena con bandiera risonante per dare la carica di energia a Noah, perché sta condividendo i bonus in questo modo. Ottimo, Noah ha ricevuto la carica di energia, 150% di danni in più. Ricordate che io ho anche fasce sintetiche, quindi che significa? Ho altri 150% di danni in più, ho probabilità del 100% di fare colpo critico, quindi è un per 1.25 applicato alla formula finale del calcolo del danno. Praticamente è la combo più OP mai vista questa. Ok, adesso uso Evoca Elemento. Dovrebbe one-shottare, infatti l'ha one-shottato. Ok, praticamente con questa build EOP potrete disintegrare qualsiasi personaggio. Siamo ancora a metà dell'assalto di gruppo e abbiamo già one-shottato il personaggio, riattivato tutti i precedenti, EOP. Adesso uso Mio perché voglio collegarla con Noah nella forma Ouroboros. Adesso qua dobbiamo stare attenti perché non dobbiamo... Se uso Taion andiamo in eccesso nei punti tattici. Invece io voglio usare Noah con scarica elementare per massimizzare i danni. Quindi, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto usare Mio. Quindi uso Mio. Anche perché nella forma Ouroboros vengono ripristinati tutti i personaggi, quindi posso praticamente sprecare tranquillamente tutti i personaggi. Adesso Yuni ha il bonus carica di energia, quindi uso bandiera risonante su di lei per dare il bonus carica energia a Noah. Guardate, in alto a sinistra, Noah ha ottenuto carica di energia. Non voglio usare Sena perché mi sprecherebbe carica di energia, invece mi serve per la fase successiva. Non voglio ancora scaricare gli elementi perché lo voglio fare solamente nella fase successiva, quando il danno, che adesso è del 963%, sarà aumentato ancora di più. Quindi evochiamo semplicemente un elemento. Guardate che danni! Parliamo dell'ordine di milioni di danni. Ah, giusto a onor di cronaca, ho depotenziato volontariamente tutti gli altri personaggi per farvi vedere quanto sia OP Noah stesso. Cioè praticamente tutti i danni che sto facendo, il 99% sono a Noah, perché gli altri li ho depotenziati volontariamente. Se avessi potenziato anche gli altri personaggi probabilmente non saremmo ancora qui a parlarne, sarebbe terminato lo scontro già nella prima fase dell'assalto di gruppo. Ottimo, questa è la fase finale, quindi adesso potremo utilizzare scarica elementare che rilascerà tutti e tre gli elementi e farà il danno più OP mai visto. Ora, utilizziamo... Voglio arrivare prima al 99% di punti tattici, quindi utilizziamo Lance.
Yuni non ha più la carica di energia, quindi dovrò usare Sena per ridarla a Noah. Usiamo Sena con bandiera risonante. E adesso preparatevi per la roba più OP mai vista in questo gioco. Ecco, adesso è il momento di attivare scarica elementare. Iniziate a pronosticare sul danno che posso fare. Io vi ricordo tutti i moltiplicatori attivi fino a questo momento. Abbiamo il danno dell'assalto di gruppo per 1252%. Abbiamo le fasce sintetiche che aumentano i danni del 150% dei nemici lanciati. E adesso Seratini e l'Angelica è un nemico lanciato. Che altro abbiamo? Colpo critico 100% che oltre ad avere gli attacchi imparabili, quindi è praticamente certo il moltiplicatore per 1.25 alla fine. Cos'altro abbiamo? Le gemme che abbiamo messo che aumentano già il valore di base del danno da colpo critico, quindi questo danno in realtà è molto di più di per 1.25. E abbiamo sicuramente una miriade di altre cose che in questo momento sto dimenticando. Abbiamo sicuramente i 3 elementi che adesso scaricheremo che faranno una miriade di danno. Ok, detto questo, premiamo il tasto scarica elementale. La roba più OP mai vista. La roba più OP mai vista. Non perdetevi il numero che uscirà alla fine dell'assalto di gruppo, che secondo me andrà in overflow. Oddio. Ok, praticamente siamo andati in overflow con più di 20 milioni di danno. Ora, ovviamente questo era solo un esempio, potenziando gli altri personaggi praticamente raggiungerei di 999 milioni, 999 mila di danno. E vi ho mostrato questo video perché ritengo possa essere molto interessante da vedere nelle sfide del DLC, in quanto quella di Evocatore Reale, quella di Melia, è una classe troppo sottovalutata e in questo contribuisce anche il gioco che non fornisce alcuna descrizione. Ci sono un sacco di cose da imparare, assolutamente i bonus che forniscono gli elementi stessi, perché come ho detto ci sono 3 elementi fuoco, terra, acqua, ognuno ha abilità passive ed attive. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che questa tecnica, la personale, oltre ad essere la più OP in assoluto, fa tipo il doppio del danno quando avete tutti e tre gli elementi. Solo che siccome sconsiglio di usarla per evitare di consumare gli elementi senza avere il boost, questa è più utile paradossalmente su altre classi, una volta masterata, che su Evocatore Reale stesso. Bene, se non volete perdervi le prossime guide ai DLC, ma alle classi in generale di Xenoblade, ma anche del mondo Nintendo, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione e nel primo commento. Spero di avervi dato ottimi spunti e dritte su come utilizzare questa classe, perché in realtà è molto incompresa, dovuto anche all'assenza di informazioni esplicite. Pochi sanno come utilizzarla. E spero di avervi aperto gli occhi su quella che è praticamente forse la classe, una delle classi più OP del gioco. Pensate a cosa accade una volta applicata questa classe anche agli altri personaggi. Diventa praticamente un mostro. E credo sia interessante utilizzarla nelle sfide del DLC. Bene, per oggi era tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!